Ciao e benvenuto al nostro podcast di italiano. Che bello che oggi sei di nuovo con noi. Oggi parliamo di un tema che tutti conoscono: i problemi. Sì, tutti hanno problemi, ma io noto che in italiano spesso non so come parlarne. Proprio questo è il tema di oggi. Come parli in italiano dei tuoi problemi? Come racconti a qualcuno cosa non sta andando bene? Come chiedi aiuto? Sembra davvero importante, perché i problemi arrivano sempre. Esatto. Se vivi in Italia o parli italiano, prima o poi succede. Qualcuno ti chiede come stai e tu non stai bene. E poi non sai cosa dire. Giusto. Forse sai cosa provi, ma ti mancano le parole ed è frustrante. Molti studenti conoscono questo momento, capiscono già molto italiano, ma quando diventa emotivo e personale si bloccano. Sì, lo conosco bene. E oggi cambiamo questo. Imparerai a parlare dei tuoi problemi in modo semplice e chiaro. Non perfetto, ma sincero e comprensibile. Te lo dico subito. Non servono frasi lunghe, non serve una grammatica perfetta, ti bastano parole semplici e chiare. Questo toglie già molta pressione. Giusto, quando hai un problema non vuoi pensare alla grammatica, vuoi parlare. Ma prima di iniziare, una cosa veloce. Abbiamo scritto il nostro primo libro. Contiene brevi storie della vita quotidiana in Italia, situazioni che conosci già o che presto vivrai. Come qui. Impari lì come parlano davvero le persone, non dal libro di testo, ma in modo vero, diretto e naturale. Con un acquisto sostieni molto questo podcast e ci aiuti a creare altri contenuti. Grazie mille per questo. Il link è nei commenti. E ora partiamo. Oggi vediamo come parlare davvero quando conta. Sono curiosa. Perfetto. Allora passiamo al primo capitolo. Bene, iniziamo ora. E parto con una domanda semplice. Cosa dici se qualcuno chiede «Come stai?» e tu non stai bene? Questo è davvero difficile. Di solito dico solo bene, anche se non è vero. Esatto, lo fanno molti, perché non sanno come rispondere in modo sincero. Oggi impari proprio questo, frasi semplici che puoi usare subito. Il modo più facile è «Non sto tanto bene». È corto, è chiaro e apre la conversazione. Non sto tanto bene. Molto bene. Ora puoi aggiungere un piccolo motivo, semplice, corto. Per esempio, ho molto stress adesso. Oppure, sono stanco adesso. Oppure, è tanto adesso. È tanto adesso. Perfetto. Questa è una frase che i madrelingua usano davvero. È corta, ma dice molto. Mi piace, suona naturale, May. Esatto, non devi spiegare tutto. A volte basta una frase. Ora ti do alcune frasi semplici che puoi usare in molte situazioni. Ho un problema adesso. Sono in una situazione difficile. Ho bisogno di un po' di aiuto. Non va molto bene adesso. Non va molto bene adesso. Molto bene. Noti qualcosa? Queste frasi sono tutte corte. Sono tutte A2 e funzionano in molte situazioni. Sì? E non suonano drammatiche. Giusto, questo è importante. Vuoi parlare, vuoi comunicare, non sembrare perfetto. Ora facciamo un piccolo esercizio. Parlate tutti ad alta voce. Di, non sto tanto bene. Non sto tanto bene. Ora, ho molto stress adesso. Ho molto stress adesso. Ora, è tanto adesso. È tanto adesso. Molto bene, proprio così. Corto, chiaro e naturale. E ora arriva un punto importante. Puoi anche combinare queste frasi. Per esempio, non sto tanto bene. Ho molto stress adesso. È semplicemente tanto in questo momento.
Suona già come una vera conversazione. Esatto, questo è l'obiettivo. Non una frase perfetta, ma un momento vero. Nel prossimo capitolo vediamo come descrivere meglio il tuo problema, come spiegare cosa è successo e come ti senti. Ne ho davvero bisogno. Perfetto. Allora andiamo avanti. Bene, ora facciamo un passo avanti. Ora puoi dire che non stai bene. Questo è già molto, ma a volte vuoi dire di più. Vuoi spiegare qual è il problema. Sì, esatto. A volte non voglio solo dire che c'è un problema. Voglio anche dire qual è il problema. Esatto, e lo facciamo adesso. Il modo più semplice è questo. Descrivi il problema con una frase corta. Niente spiegazioni lunghe, solo diretto. Per esempio, ho problemi con il mio lavoro. Oppure c'è stress a casa. Oppure ho un conflitto con un amico. Ho un conflitto con un amico. Molto bene. Ora puoi fare un piccolo passo in più. Dici cosa è successo esattamente. Sempre corto, sempre semplice. Per esempio, abbiamo litigato. Oppure ha detto qualcosa che mi ha ferito. Oppure in questo momento non parliamo. In questo momento non parliamo. Perfetto. Questa è una frase forte, corta e chiara. Ma come dico come mi sento? Ottima domanda. E questo è il passo successivo. Aggiungi un sentimento molto semplice. Questo mi rende triste. Questo mi rende nervoso. Questo mi fa arrabbiare. Mi sento sopraffatto. Adesso non so come andare avanti. Adesso non so come andare avanti. Molto bene. Questa è una frase molto vera. Molte persone la dicono. Suona davvero naturale. Esatto, perché è reale. Non parli da un libro, parli dalla vita. Ora facciamo un piccolo dialogo. Io chiedo, tu rispondi. Come stai oggi? Non molto bene. Ho stress al lavoro. È tanto in questo momento. Mi sento un po' sopraffatta. Mi dispiace. Che cosa è successo? Ho molti compiti e poco tempo. Questo mi rende nervosa. Molto bene. Questa è una conversazione vera. Vedo che posso già dire molto di più di prima. Esatto. Perché non cerchi di essere perfetta. Dici ciò che intendi davvero. Ed è molto più forte. Ora parlate tutti ad alta voce. Di. Ho problemi con il mio lavoro. Ho problemi con il mio lavoro. Ora, questo mi rende nervoso. Questo mi rende nervosa. Ora, adesso non so come andare avanti. Adesso non so come andare avanti. Perfetto. Proprio queste frasi ti aiutano in situazioni reali. Nel prossimo capitolo ti mostro come chiedere aiuto, perché questo è spesso la parte più difficile. Oh sì, è vero. Chiedere aiuto è difficile. Allora andiamo avanti. Bene. Ora arriviamo a un punto che per molti è molto difficile. Chiedere aiuto. Sì, è vero. Trovo difficile chiedere aiuto, anche in italiano. Ed è molto umano. Molte persone lo trovano difficile in qualsiasi lingua, ma in italiano c'è un ostacolo in più. Non sai come dirlo. Esatto. Penso spesso di non conoscere le parole. E oggi le impari, semplici, dirette e subito utili. Il modo più semplice per chiedere aiuto è: puoi aiutarmi? È corto, è chiaro, funziona sempre. Puoi aiutarmi? Molto bene. E puoi renderlo un po' più specifico. Puoi aiutarmi un attimo? Avrei bisogno del tuo aiuto un momento. Hai un momento per me? Hai un momento per me? Perfetto. Questa è una frase molto naturale. Chiedi in modo gentile. Dai all'altra persona la scelta. Sembra meno difficile di quanto pensassi. Esatto, perché non servono lunghe spiegazioni. Ti serve solo un inizio semplice.
Poi spieghi brevemente di cosa si tratta. Ho un problema adesso e non so come procedere. Ho bisogno di qualcuno con cui parlare. Ora sono sopraffatto e avrei bisogno di un consiglio. Ho bisogno di qualcuno con cui parlare. Molto bene. Questa è una frase molto forte. Mostra che non vuoi restare solo. E tutti lo capiscono. Ma cosa faccio se ho bisogno di aiuto per qualcosa di concreto? Per esempio al lavoro o con un modulo. Ottima domanda. Allora dici, puoi aiutarmi a capirlo? Puoi mostrarmi come funziona? Non lo capisco del tutto. Puoi spiegarlo in breve? Non lo capisco del tutto. Puoi spiegarlo in breve? Perfetto. Vedi com'è facile. Non serve un italiano perfetto. Devi solo dire chiaramente cosa ti serve. E ora arriva un punto importante. Va bene dire che stai ancora imparando. Sembra una buona idea, ma a volte me ne vergogno. Lo capisco. Ma immagina che qualcuno ti dica: scusa, sto ancora imparando l'italiano. Puoi dirlo più lentamente? Cosa penseresti allora? Io aiuterei, certo. Esatto. La maggior parte delle persone ama aiutare. Non devi vergognarti, stai imparando. È coraggioso. Sto ancora imparando l'italiano. Puoi ripeterlo, per favore? Sto ancora imparando l'italiano. Puoi ripeterlo, per favore? Molto bene. Ancora una volta. Sto ancora imparando l'italiano. Puoi ripeterlo, per favore? Perfetto. Questa frase può aiutarti in molte situazioni. E ora un'ultima frase per questo capitolo. Se non sai come andare avanti, puoi semplicemente dire: ho solo bisogno di qualcuno che ascolti adesso. È bello. Suona molto umano. Esatto. E questo è italiano, non grammatica perfetta, ma comunicazione reale. Nel prossimo capitolo vedremo come reagire ai problemi degli altri, perché le conversazioni vanno in entrambe le direzioni. Oh sì, anche questo è importante. Spesso non so cosa dire quando un altro ha un problema. Proprio questo faremo dopo. Bene, passiamo ora al passo successivo. Ora sai parlare dei tuoi problemi. Ma cosa succede se qualcun altro ha un problema? Cosa dici allora? Anche questo è difficile. Spesso non so se devo chiedere o solo ascoltare. Giusto, è un tema delicato anche tra madrelingua, ma ci sono alcune frasi semplici che aiutano sempre. Mostrano che ascolti, che ci sei e che ti importa. L'inizio più facile è: tutto bene? È una domanda semplice, ma apre una porta. Tutto bene? Molto bene. Oppure: ti vedo un po' silenzioso oggi. Va tutto bene? Ti vedo un po' silenziosa oggi. Va tutto bene? Perfetto. Questo mostra che sei attento, che noti l'altra persona. Sembra premuroso. Esatto. E quando qualcuno inizia a parlare, arriva il passo successivo: ascoltare e reagire. Qui molti studenti fanno un errore, provano subito a dare una soluzione, ma spesso non è ciò che l'altra persona vuole. Sì, è vero. A volte vuoi solo che qualcuno ascolti. Esatto. Perciò queste piccole reazioni sono importanti. Sembra davvero difficile. Mi dispiace, capisco, immagino che non sia facile. Immagino che non sia facile. Molto bene. È una frase forte, mostra empatia senza giudicare. E se voglio chiedere di più? Allora chiedi semplicemente: vuoi parlarne? Oppure: posso fare qualcosa? O molto semplice: sono qui se vuoi parlare. Sono qui se vuoi parlare. Perfetto. È una delle frasi più forti che puoi dire a qualcuno. Suona davvero calorosa. Giusto. E la lingua può essere calorosa anche se è semplice. Ora facciamo un piccolo esercizio insieme. Io faccio una persona con un problema. Tu reagisci. Sto passando una brutta giornata.
È davvero tanto adesso. Oh, mi dispiace, vuoi parlarne? Molto bene, continua. Forse sì. Riguarda il mio lavoro. Adesso non so come andare avanti. Immagino che non sia facile. Sono qui, se vuoi parlare. Perfetto. Questa è una vera conversazione, breve, chiara ed empatica. Vedo che queste frasi aiutano davvero. Esatto. Perché la lingua non è solo informazione, la lingua è anche connessione. E se conosci queste frasi semplici, puoi davvero esserci per gli altri, in italiano. Questo è in fondo il lato più bello di una lingua. Ben detto. Proprio così. E ora un piccolo avviso. Nel nostro programma di italiano lavoriamo proprio su questi temi, conversazioni vere, situazioni vere, non grammatica da libro, ma italiano che funziona davvero. Se ti interessa, guarda i commenti. Adesso passiamo alla chiusura di questo episodio. Sono curiosa del riassunto. Perfetto. Andiamo alla fine. Bene, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Riassumiamo tutto ancora una volta. Oggi c'era davvero tanto. Sì, ho imparato davvero molto. E noto che descrivere i problemi in italiano non è poi così difficile. Esatto, questo è il punto più importante. Non servono frasi complicate, servono parole semplici e chiare. Facciamo un riassunto. Nella prima parte hai imparato a dire che non stai bene. Frasi di partenza semplici come non sto tanto bene. Ho molto stress adesso. È tanto in questo momento. Queste frasi mi aiutano davvero a rispondere in modo più sincero. Esatto. Parlare in modo sincero è meglio che dire sempre che va bene, anche se non è vero. Poi abbiamo imparato come descrivere meglio il tuo problema. Dici qual è il problema, dici come ti senti e resti comunque corto e chiaro. Ho problemi con il mio lavoro. Questo mi rende nervosa. Adesso non so come andare avanti. Perfetto, proprio così. Poi abbiamo parlato di come chiedere aiuto. Puoi aiutarmi? Hai un momento per me? Ho bisogno di qualcuno con cui parlare. E la cosa più importante, va bene dire che stai ancora imparando. Esatto, non è un segno di debolezza, è coraggio. Poi abbiamo anche visto come reagire quando gli altri hanno un problema. Mostri che ascolti, chiedi se la persona vuole parlare e sei semplicemente presente. Sono qui se vuoi parlare. Molto bene, questa frase resta. E ora viene il tuo compito, per te e per tutti che ascoltano. Ok, sono pronta. Pensa a una situazione della tua vita, una situazione in cui avevi o hai un problema. E ora descrivi questa situazione in italiano, con le frasi che hai imparato oggi. Non deve essere perfetto, deve solo essere vero. Posso farlo. Molto bene. E se vuoi scrivilo nei commenti, bastano poche frasi. Così vediamo che partecipi davvero e altri studenti possono imparare da te. Sì, questo motiva davvero. Esatto, l'apprendimento non avviene solo qui nel podcast, avviene anche nello scambio con gli altri. E ancora una cosa finale, se vuoi davvero parlare italiano, non solo capire, ma parlare davvero, in situazioni reali, su temi reali come oggi, allora guarda assolutamente il nostro programma di lingua. Lì lavoriamo proprio su questi momenti. Come reagire quando sei nervoso? Come parlare quando non trovi le parole? Come creare connessioni in italiano? Trovi il link nei commenti. Sembra proprio quello di cui ho bisogno. Molto bene. Ti ringrazio di essere stata con noi oggi. Ricorda, il tuo italiano non deve essere perfetto, deve solo essere vero. Grazie, Pietro. Oggi è stato davvero utile. Volentieri, ci sentiamo la prossima volta. Alla prossima! A risentirci.